chiamo Filiberto Filetti, sono nato a Piazza Armerina, Sicilia, poi mi sono trasferito a Catania per studiare, da un anno circa sono in Emilia Romagna. Faccio il medico di medicina generale, medico dell'ambulatorio Covid e medico delle USCA, che sono delle task force per andare a casa dei pazienti. La mia giornata da fino a febbraio ad oggi sembra aver acquisito ore. Normalmente avevo anche qualche ora a disposizione per le mie passioni, per dedicare del tempo a me stesso. Poi è iniziato il periodo che tutti conosciamo con la diffusione di questo virus, SARS-CoV-2. Da medico di medicina generale ho iniziato a vedere i primi pazienti che avevano dei sintomi che sembravano quelli che avevano descritto nelle linee guida. Ho iniziato a prendere i primi provvedimenti per evitare che i pazienti che arrivassero in ambulatorio potessero contagiare anche gli altri, naturalmente anche me. Prima di entrare, se si avevano dei sintomi influenzali, bisognava chiamarmi, fare un triage, una sorta di questionario. Purtroppo questo non è stato sufficiente all'inizio. Alcuni pazienti sono riusciti a salire lo stesso in ambulatorio con la febbre, che ho dovuto in un paio di occasioni girare l'ambulatorio per capire di cosa si stesse trattando, perché è venuto qualche paziente anche che veniva dalla Cina. Stiamo parlando degli ultimi giorni di febbraio, quindi ancora c'era un collegamento epidemiologico, cioè in base a da dove veniva il paziente poteva aumentare il livello di rischio. In realtà poi purtroppo abbiamo capito che questo link epidemiologico era assolutamente inutile, perché il virus si era diffuso nelle settimane precedenti ed era praticamente ubiquitario. Quando sono riuscito a settare l'ambulatorio di medicina generale per questo momento di rischio, sono contemporaneamente nate delle strutture che sono gli ambulatori Covid, che consentono di vedere quei pazienti che sono ritenuti a rischio o probabilmente infetti o infetti con una sintomatologia blanda. Gli ambulatori Covid si sono interposti tra il 118 e la sorveglianza a casa. Se il paziente era in dubbio, poteva fare da noi il tampone, poteva essere curato con la clorochina, uno dei primi farmaci che è stato utilizzato per questo tipo di infezione virale. Siamo riusciti a non lasciare indietro nessuno. Poi l'apertura delle USCA, che sono delle unità speciali di continuità assistenziale. In sostanza ci consentono di andare a casa di quei pazienti che sono positivi o molto sospetti, che non si riescono a spostare perché non sono abbastanza gravi da andare al 118, oppure purtroppo, come succede nelle residenze per anziani, sono in condizioni gravi da non necessitare più di essere nuovamente ricoverati. Per la palliazione, per intenderci. Mi sveglio la mattina, guardo l'agenda, ho l'ambulatorio, ho le USCA di mattina e poi il pomeriggio il mio ambulatorio oppure l'ambulatorio Covid. Da lunedì al venerdì, certe volte il sabato sono di turno e quindi pure il sabato. Sono riuscito a mantenere la domenica libera, che non è poco. Ho cercato sin dall'inizio di riuscire a tenere sistemi di prevenzione che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qua. Per fortuna facciamo le corna con 2 test serologici negativi. Devo dire che la mia azienda ci ha sin dall'inizio tutelati molto. Mascherine, gel, non sono mai rimasto senza. Io in maniera un po' paranoica negli ultimi giorni di febbraio ho deciso di comprare dei DP miei. Nel frattempo erano già terminate tutte le mascherine FFP2, ho comprato un respiratore di quelli da carrozzeria, un FFP3, insomma quella roba che mi ha anche salvato, perché i ragazzi dell'igiene pubblica per ben 2 volte mi hanno chiamato per dirmi che dovevo andare in isolamento perché avevo visitato un paziente che era positivo al Covid. All'inizio moltissimi medici di medicina generale non avevano usato i DP, si era sottovalutata questa pandemia, c'è stata anche una crisi del territorio perché i medici andavano tutti in isolamento e quindi non si riusciva a gestire il territorio. In questo momento, quando facciamo le USCA o ambulatorio Covid, ci sono i 2 camici che si devono indossare, doppi guanti e certe volte tripli guanti, un FFP2, delle maschere chirurgiche che si mettono sopra la mascherina, dei calzari, dei sovraguanti, delle maniche, le cuffiette, scafandrati per sopravvivere. Ho avuto la fortuna e certe volte la sfortuna di vedere i pazienti in tutte le fasi. Nella maggior parte dei casi, devo dire la verità, le cose sono andate bene perché in Emilia Romagna e in particolare in provincia di Reggio Emilia il territorio ha funzionato. Qualche medico di medicina generale magari più avanti con gli anni ha avuto un po' di ritrosia a fare le visite domiciliari, quindi i pazienti in pochissimi casi si sono sentiti un po' abbandonati. Dei miei pazienti purtroppo ce ne sono stati alcuni che non ce l'hanno fatta, pazienti che avevano come caratteristica un avanzamento della malattia molto rapido e non sono omogenei come tipologia, ci sono anche persone relativamente giovani che sembrano essere fulminate dalla malattia. La parte brutta è stata dover mandare le lettere dei miei pazienti, perché erano anche i miei pazienti, i miei assistiti, alle famiglie di condoglianze per quello che era successo. Mi sono trovato per diversi mesi ad avere il cellulare acceso sia di giorno che di notte, perché i pazienti non sanno a chi rivolgersi, chiamano il 118, gli operatori gli dicono che la loro malattia non è sufficientemente grave e quindi devono sentire il medico di medicina generale. Un paziente sulla cinquantina, vedovo, con un bambino molto piccolo, mi ha chiamato, aveva della dispnea, sai, questo affanno, una febbriciattola lieve, non erano ancora attivi gli ambulatori Covid.
Covid, ho fatto una visita, naturalmente guardato con i primi ITP che ci avevano fornito, ho notato che aveva una condizione polmonare che non era particolarmente grave, però la saturazione dell'ossigeno nel sangue, cioè quanto ossigeno c'era nel sangue, dava dei valori che non mi piacevano molto. Sono riuscito a fargli fare una radiografia d'urgenza, ho avuto l'intuizione giusta, questo signore aveva una polmonite da Covid, nella sua fase iniziale, sono stati somministrati farmaci, l'idrossiclorochina in sostanza, è andata bene perché dopo 45 giorni circa il secondo tampone era negativo. È una grande felicità perché questo ragazzino che era già orfano di madre aveva un papà da cui tornare. Penso che le cose più brutte siano le residenze per anziani, perché la gente che ci vive sono spesso in condizioni gravi o gravissime, certe volte non ci sono i margini neanche per essere ricoverati, devi pensare non a come cercare di salvarli ma come cercare di accompagnarli verso la morte. Quando studi medicina non ci pensi, qualcuno lo deve accompagnare. Quello è l'inferno del Covid-19, dover salutare da lontano. Purtroppo in realtà cerco di farmi una scorza perché la mia empatia, che certe volte è esagerata, mi ha trascinato dentro all'inizio della pandemia. Vivo con la mia compagna, anche lei è siciliana, siamo saliti circa un anno fa, vivo in una casa piccolina, quindi è impossibile riuscire a mantenere delle distanze sufficienti per non essere infettati. Quando arrivo vado direttamente dentro la doccia, cerco di fare tutto quello che posso per evitare di portare la bestia a casa. Uso le mascherine sempre, cerco di fare super attenzione quando mi svesto dall'ambulatorio Covid e dalle USC. Noi siamo qua da soli, i parenti che ho qua ho deciso di non vederli più. Sì, sono un po' stanco, c'è bisogno di un bel momento di pausa. Non è il momento di abbassare la guardia. Un ritorno sarebbe una catastrofe. Dobbiamo far fruttare i sacrifici che abbiamo fatto fino ad ora e non buttarli a mare. Grazie a te, ciao!